Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video dove parleremo, o meglio, analizzeremo un attimo chi è andato ai quarti di Champions nelle partite di ieri. Tottenham-Milan è passato il Milan, Bayern Monaco-Paris Saint-Germain è passato il Bayern Monaco. Martedì sono passate Chelsea e Benfica. Andiamolo a riprendere quel video che io ho fatto dei pronostici di chi andrà ai quarti. Recentemente l'ho messo sul canale. Andiamolo a riprendere perché le abbiamo prese tutte e quattro, aspettando le altre quattro che poi passeranno settimana prossima, sperando di fare un Unplaying Champions. Comunque, parliamo di queste due partite. Prima di cominciare, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati ogni qualvolta carico un contenuto e andiamo a vedere cosa è successo nelle partite di ieri. Io ho visto Tottenham-Milan e ho messo al lato, dando uno sguardo ogni tanto, Bayern Monaco Paris Saint-Germain. Vi chiederete perché non hai visto Bayern Monaco Paris Saint-Germain, che forse era una partita che si poteva prospettare più spettacolare dell'altra, perché io il Bayern l'ho sempre visto già ai quarti. I video che ho caricato sul canale parlano chiaro, anche video passati. Il Bayern è l'unica squadra che mi dà l'impressione di essere una corazzata non invincibile, però la corazzata più organizzata tra le 16 in Champions. Infatti anche ieri è riuscito a gestire una partita, hai vinto solo 1-0 all'andata, comunque dovevi fare la partita per cercare di non andare sotto e buttare via la prestazione della partita di andata. Il Bayern ha gestito i 90 minuti in totale tranquillità, cercando di arginare tutti gli spazi, e ci è riuscito. Sì, è vero, c'è un salvataggio di De Ligt sulla linea, la partita si poteva mettere diversamente, però poi il Bayern è riuscito tranquillamente a gestire tutta la situazione. Il Bayern Monaco fa entrare calciatori in Champions League che hanno 17 anni. Ieri è entrato un 2005, Mané è entrato quasi a fine partita, tu ti tieni a Mané in panchina con una partita contro il Paris Saint-Germain che non è l'ultima arrivata. E questa è la forza dei tedeschi: riuscire sempre, tutti gli anni, a comprare 1-2 calciatori massimo, ovviamente fortissimi, e poi fai esordire giovani dai vivai che poi crescono insieme ai veterani, con Müller per esempio, che è un veterano. E secondo me è la formula giusta per avere una società sana, una società competitiva, una squadra che comunque in Champions League dice sempre la sua, in campionato ovviamente sei sempre lì su, perché il divario tra le altre squadre e il Bayern in Germania ci sta. Però io vedo il Bayern favorito per la vittoria finale, almeno per quello che ho visto finora. La partita è stata divertentissima dal punto di vista di tatticismi, azioni da una parte e dall'altra, che però poi si sono rivelate vane, perché il risultato è finito 2-0 per il Bayern, tutto capitalizzato nel secondo tempo. Il Paris Saint-Germain ci ha messo un po' di brio e un po' di rapidità nell'azione, però non attacca con questo Bayern Monaco che meritatamente va ai quarti di finale. Tottenham-Milan, partita completamente diversa, finita 0-0. Io credevo che, visto il risultato dell'andata 1-0 streaming sito, fosse stata un'altra partita. Però nei primi 20 minuti ho visto un Milan arrembante, un quarto d'ora, 20 minuti al massimo, un Milan arrembante che comunque ha cercato di buttare dentro il pallone dell'1-0 per poi mettersi con più tranquillità a gestire la gara con 2 gol di vantaggio. Non c'è riuscito perché comunque contro Conte è sempre una partita maschia, è sempre una partita da decidere nei duelli al centrocampo, spezzettata per diversi falli. Ci sono state occasioni da rete, ci sono stati tiri in porta, c'è stata una parata di Maignan alla fine che è la parata qualificazione, perché il Tottenham comunque andando in vantaggio 1-0 poi ti devi giocare i supplementari, non è semplice quando hai fatto comunque una partita di contenimento cercando di portare a casa il risultato. Comunque Milan ai quarti di finale meritatamente, perché poi se andiamo ad analizzare i 180 minuti ha meritato più il Milan del Tottenham, che è una squadra irriconoscibile pur avendo calciatori secondo me
abbastanza forti. È solo che secondo me Conte non è mai riuscito ad entrare nella testa di tutti i calciatori della rosa, perché il gioco di Conte sì, lo conosciamo, però Conte è un bravo allenatore quando riesce ad entrare psicologicamente nella testa di tutti i calciatori e cercare di avere lo spogliatoio tutto quanto unito, ovviamente sotto la sua ala. Secondo me in Inghilterra non ci è mai riuscito al Tottenham. Non è mai riuscita questa situazione ed ecco perché ci sono risultati altalenanti, prestazioni che la prestazione di ieri per me non si può definire nemmeno sufficiente. Perché partita comunque senza schemi, partita devi fare gol comunque in qualche defiance dell'avversario, qualche errore dell'avversario, ne approfitti e butti la palla dentro, così puoi vincere le partite al limite, puoi fare risultato ed andare avanti in un campionato dove le partite sono tante, ma sulla partita secca da dentro o fuori molto spesso te ne vai a casa gestendole così. Poi a maggior ragione avevi perso la partita di andata, mi aspettavo un Tottenham completamente arrembante che chiudeva il Milan nella propria area di rigore. Non è stato così per meriti del Milan. Ed è un Milan che torna dopo 11 anni, mi sembra. Torna comunque a dire la sua nella Champions League per la storia che ha, per i trofei che ha vinto. Il Milan è lì che deve stare. Io da tifoso del Napoli in queste situazioni non posso far altro che essere imparziale e tirare acqua al nostro mulino, perché tutti quanti, sì, la Serie A è il campionato più scarso del mondo, però alla fine, se andiamo vedendo i risultati europei di quest'anno, siamo davanti a un bel po' di gente. Tanto è vero, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, il Paris Saint-Germain ha speso 3.000 miliardi di calciatori, cioè, avrà tipo 700-800 milioni di ingaggi. Sto parlando per assurdo, però comunque sono altissimi gli ingaggi, sono tantissimi i calciatori con presenze Champions, con storia, sono tutti forti, però se non hai, se alla base non c'è un progetto e non c'è un allenatore che sappia mettere comunque la squadra in campo, pur avendo tanti talenti, non riesce a fare risultato. Acchiappi una squadra come il Bayern, super organizzata, che non ti fa passare e te ne vai a casa. Questo era quanto, ragazzi, per le due partite giocate ieri. Andiamo a riprendere il video del pronostico dei quarti di finale di Champions, perché le abbiamo prese tutte e 4. Speriamo di prendere altre 4 settimana prossima. Ci vediamo nel prossimo video, restate sintonizzati, così se facciamo questa unplay facciamo spumante per tutti. Dai, un bacione a tutti, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!